Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, Napoli-Milan, tatticamente parlando, avendo studiato un tantino i rossoneri nelle ultime uscite, possiamo analizzare punti di forza, debolezze del Milan, come ci poniamo noi, senza avere le conferenze stampa dei vari allenatori da riferimento, perché a me piace parlare prima del match per poi andare a comparare a partita, diciamo, acquisita, quello che abbiamo azzeccato e quello che invece non abbiamo azzeccato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like e ci mettiamo in questo weekend calcistico di Serie A a braccetto con l'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dai punti di forza. Allora, nella fase di non possesso il Milan si schiera con un 4-4-2 dietro la linea del pallone e centralmente c'è tantissima densità e diventa difficile imbucare. Ti lasciano, è vero, le fasce per poter salire sugli esterni, ma ti mettono in condizione di dover vincere poi gli uno contro uno. E quindi ecco che diventa poi fondamentale la scelta dei quinti, Spinazzola in questo caso e Politano, a quanto si legge, poi vedremo cosa ci dirà Conte nella conferenza stampa delle 14, ma a livello di formazione non credo si vada a sbottonare, diciamo in questo senso, e sapremo chi sarà in campo per filo e per segno, perché non l'ha mai fatto ed è anche giusto così, non dare informazioni all'avversario. Quando invece si presentano nella metà campo avversaria, c'è un pressing sul primo possesso del Napoli, in questo caso molto rapido e veloce, cercano di recuperare il pallone per poi verticalizzare sul centravanti o allargare un attimo sugli esterni per andare poi in gol, tra virgolette. Offensivamente sono molto rapidi nel servire centrocampisti, trequartisti e gli attaccanti per entrare in area, ecco, in maniera molto rapida e creare scompiglio. Però c'è sempre un però, questa situazione porta comunque ad essere vulnerabili in alcune zone del campo. In primis queste due zone, qui e qui. Le mettiamo così come se fosse la bandierina del calcio d'angolo. I terzini del Milan che scendono comunque lasciano queste zone incustodite e fanno fatica a rientrare. Almeno stiamo parlando del Milan di Conceição. Quindi se il Napoli riesce a diciamo scavalcare la pressione del Milan e servire qui Spinazzola e Politano, ad esempio, Spinazzola e Politano ricevono il pallone, si aprono delle praterie, perché qui normale rimangono i due centrali e quindi hai la palla su Lukaku, la palla su Raspadori, potresti addirittura, perché loro vanno in difficoltà anche nel ritornare all'indietro servendo gli attaccanti qui nello spazio, mettendo in condizione gli attaccanti del Napoli o Raspadori stesso di puntare verso la porta e fartela comunque a braccetto con il centrale. Per quanto riguarda Raspadori, fisicamente potresti anche non averla meglio, però lanciando Lukaku qui e cominciando la corsa, che so, Lukaku col difensore Teo del Milan ad esempio, comunque abbiamo visto l'attaccante del Napoli che quando parte verso la porta, corpo a corpo, ha sempre la meglio. Non è stato, non l'ha fatto solo a Napoli, è sempre stato così in carriera, perché comunque fisicamente è difficile da spostare e loro questa situazione la soffrono. Quindi non è che stiamo giocando contro il Real Madrid dei tempi migliori, però dobbiamo fare attenzione per quanto riguarda poi la loro offensiva. La loro offensiva presenta molte volte, cancelliamo qui, molte volte il Milan cerca di creare densità di uomini e ovviamente giocare il pallone sulla destra, tra la destra e il, diciamo, in mezzo al campo qui verso l'area di rigore del Napoli, lasciando la zona sinistra, si vede, sì, lasciando quella zona sinistra quasi incustodita. Tanto è vero che molte volte Teo Hernandez e Leao
si disinteressano praticamente dell'azione, perché sanno perfettamente che una volta abboccata la squadra avversaria abbocca all'amo e si riversa sulla destra, portando poi lo stesso Di Lorenzo, lo stesso Politano che fa il quinto in quella zona del campo. Ecco che poi arriva una palla a Leao che è qui, o a Teo Hernandez qui, che poi diciamo senza avversari diventano molto ma molto pericolosi, al di là delle loro caratteristiche tecniche da singoli, diventano molto pericolosi perché si crea questa situazione dove poi Leao entra in area, sei costretto a ripiegare, fai la frittata, si inserisce il Pulisic di turno e hai preso il gol, molto semplicemente. Quindi dobbiamo fare attenzione e non staccarci, secondo me, da uno dei due. Leao soprattutto. Teo Hernandez forse puoi lasciarlo un attimo incustodito, anche se l'inserimento di Teo in mezzo al campo e la botta da fuori comunque devono essere sicuramente un campanello d'allarme, ma lasciare Leao completamente da solo non è il caso. Altra situazione quando il Milan si trova un tantino, o meglio, non si trova in difficoltà, ma non gli riesce la verticalizzazione sui trequartisti, lo smistare sugli esterni, la rapidità nel recuperare il pallone. Vediamo alcune volte Leao che va a prendersi il pallone qui, impostando ovviamente dalla difesa. Si prende il pallone qui, cerca di saltare diciamo una linea avversaria, si porta in avanti, a volte fa tutto da solo, altre volte diventa assist man per i compagni e a livello offensivo presentano qualche pericolo, però sono molto ma molto vulnerabili nel perdere il possesso, soprattutto qui, in questa zona del campo. In questa zona del campo il Milan, diciamo, attaccato dall'avversario, o meglio con la squadra uomo su uomo, perde molte volte il possesso. Quindi, recuperato il pallone qui, bisogna essere molto rapidi nel salire e andare praticamente in porta, perché loro sono molto avanti con tutta la squadra, presentano i due centrali comunque quasi sempre qui, quando a volte anche uno, perché poi diciamo che si spingono anche verso qui. Quindi potresti andare tranquillamente in porta costruendo un'azione con due passaggi fatti in maniera molto ma molto precisa e puntare la porta di Maignan. Detto questo, io mi auguro in primis che possiamo vivere una partita dal punto di vista arbitrale, perché va detto non è una situazione da provinciale, qualunquista, chiamatemi come volete, c'è meraviglia al VAR e abbiamo visto cosa è successo nelle ultime apparizioni con questo signore dietro gli schermi, ovvero praticamente schermi spenti, va a riscaldare la sedia, come dicevano i nostri professori quando noi andavamo a scuola: sei venuto a riscaldare la sedia o sei venuto ad ascoltare comunque la lezione e a crescere qualcosina stamattina? Meraviglia è uno che quando si trova al VAR e c'è il Napoli in campo spegne tutto, riscalda la sedia e s'abbusca a giornate, tra virgolette, come si dice a Napoli. Però la situazione che diciamo, tornando al campo, mi porta ad essere fiducioso è che sono molto imprecisi quando portano palla, e quindi pressati come si deve perdono il pallone e si può fare veramente una partita in ripartenza con al limite anche un paio di gol, perché il Milan statisticamente parlando è una squadra che subisce veramente tanto in contropiede, almeno i numeri parlano chiaro. C'è una statistica che li paragona comunque alle ultime della classe in Serie A per quanto riguarda le ripartenze subite, tant'è vero che l'abbiamo analizzato: scendendo con i terzini sulle fasce lasciano comunque zone di campo completamente scoperte, e se dietro diciamo i due centrali non si chiamano, che ne so, Nesta Turam, Cannavaro e qualcun altro, in lettura diventa complicato poi arrivare
diciamo primi sul pallone se hai davanti comunque un avversario che tecnicamente sa il fatto suo a livello offensivo e vede la porta, perché il Napoli, al di là dei gol mangiati, al di là di una situazione realizzativa che sicuramente deve migliorare per ciò che crei, comunque tecnicamente sa il fatto suo lì davanti e non puoi assolutamente lasciargli il campo aperto. Mi auguro che sarà una partita comunque approcciata come si deve e non ho dubbi, ecco, da questo punto di vista, perché le partite tra virgolette importanti con l'avversario che comunque ha una caratura diversa sia a livello di nome che a livello tecnico, il Napoli non le ha mai steccate sotto Conte. Quindi da questo punto di vista certamente non vedremo il Napoli che è sceso in campo in vacanza contro il Venezia dal punto di vista dell'approccio, dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista della corsa e del mettere l'avversario in difficoltà dal primo secondo. Però se nel caso la partita verrà impostata dal Milan, come il Milan comunque approccia sempre, si riversa nella metà campo avversaria e lascia gli spazi, deve essere lucido a leggere l'azione e ad approfittare della ripartenza. Caso contrario serve brio, tra virgolette, e diciamo l'essere intraprendenti sulle fasce per cercare la superiorità numerica, non solo avendola meglio l'uno contro uno con i quinti, ma anche con l'inserimento dell'eventuale Di Lorenzo, centrocampisti che comunque vanno a rompere la linea avversaria e si portano a ridosso dell'area di rigore del Milan. Il tiro dai 20 metri deve essere provato, anche se uno va fuori, l'altro a fil di palo, un altro al limite viene parato dal portiere. Non bisogna scoraggiarsi, da fuori bisogna tirare, anche perché la stagione che sta vivendo Maignan non è quella, diciamo, del prime. Maignan comunque è calato un tantino di rendimento. Speriamo che, diciamo, sia domani anche sullo stesso livello di questa stagione, non diventi il Maignan che poi abbiamo visto qualche anno prima. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, la live post partita, informazioni ovviamente per tutti e per chi si iscrive adesso e al limite attiva la campanella delle notifiche. La live post partita la faremo lunedì in pomeridiana, credo verso le 17, lavoro permettendo. Normale andiamo sempre nell'immediato post partita, ma quando il match è in serale la facciamo sempre il giorno dopo. Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto domani, ovviamente interverremo domani mattina con le ultime trasformazioni, le ultime dai campi, tra virgolette, e ci vediamo ovviamente successivamente. Forza Napoli mente, se si può dire. Ciao.